Buongiorno, sono tornata finalmente dopo 4 settimane di broncopolmonite, sono finalmente sulla via della guarigione. Tossisco ancora, però ho fatto 2 cicli di antibiotico, perciò dovrei essere a posto. Come vedete mi trovo a Castel Sant'Angelo. Mi trovo in zona perché stamattina ho dovuto fare delle commissioni nel quartiere Prati. È una bellissima giornata di sole, è lunedì, quindi oggi iniziamo la settimana con un bel sole. Una cosa che non riuscirò mai a capire è, con tanto spazio che c'è qui sulla piazza, le persone comunque devono passare e sfiorarti, come se non ci fosse altro spazio per passare. Non capisco. Allora, adesso andiamo a cercare qualcosa per pranzo. Non so bene ancora cosa. Stavo pensando in realtà ai supplì. Penso sempre ai supplì. E quindi insomma vediamo un po' che cosa troviamo. Allora, sono su Via dei Banchi Vecchi perché ho intenzione di andare da Supplizio, che è un posto che è famoso per i supplì, sono molto buoni. Speriamo che non ci sia troppa fila, perché voglio veramente mangiare un supplì. Supplì molto buoni, e proprio perché erano molto buoni perdonerò il fatto che non erano al telefono, però siccome erano molto buoni, perdonati per non essere al telefono. Al telefono significa che la mozzarella è filante e collega le due parti del supplì. Comunque, siccome adesso sono praticamente su Corso Vittorio Emanuele II, voglio fare un giro in un negozio dell'usato che si chiama Umana Vintage. Ci sono vari punti vendita di questo negozio, perché in realtà è una sorta di catena che vende appunto vestiti usati e vintage di seconda mano, però secondo me il punto vendita che si trova su Corso Vittorio Emanuele è il migliore, nel senso che la selezione è molto curata e dentro il negozio è molto ordinato. Mi è capitato di andare negli altri punti vendita, uno si trova su via Cavour e tu entri dentro e c'è praticamente il caos più totale, quindi ti passa un po' la voglia, ecco. Allora, il negozio è chiuso per allestimento. Stanno rifacendo l'inventario per la nuova stagione, per la nuova collezione primavera-estate, quindi abbiamo fatto un buco nell'acqua. Niente paura, perché adesso ci dirigiamo verso il ghetto perché voglio farvi vedere una cosa divertente, quindi andiamo. In pratica, avete presente quel trend che gira sui social dell'impero romano? Cioè, qual è il tuo impero romano? Il mio impero romano è puntini. Cioè, una cosa a cui pensi spesso, no? E allora la cosa divertente è che questo trend in realtà esisteva già nel 1400, perché il proprietario di questo palazzo pensava molto spesso all'impero romano, il suo impero romano era l'impero romano. Allora, sono su via del Portico di Ottavia, c'è molta gente, infatti vorrei spostarmi da qui perché non mi va di riprendere persone. Comunque,
Il palazzo che ci interessa è questo qui al Civico 1 e 2. Questo palazzo fu costruito per volere di Lorenzo Manili, un commerciante di spezie, che ne fece poi la sua dimora. Sulla facciata è incisa la data di costruzione dell'edificio, 2221, una data nel futuro. Com'è possibile? È possibile perché Lorenzo, grande appassionato dell'antica Roma e fautore di un rinascimento di Roma, calcolava le date a partire dal 753 a.C., anno della fondazione della città di Roma. In realtà l'anno era il 1468. Sulla facciata poi è possibile vedere frammenti di reperti originali, di bassorilievi e sarcofagi, che usò per decorare la casa. Allora, a questo punto si sono fatte le 2:30, perciò mi dirigerei verso il capolinea degli autobus per prendere l'autobus e tornare a casa. È stato un bel giretto, questa è la prima volta che vengo in centro dalle 4 settimane di broncopolmonite, quindi direi che questa passeggiata è sufficiente per oggi, mi basta, non vorrei esagerare. È molto piacevole stare fuori al sole, oggi è una bellissima giornata di sole. Sono nella mia postazione. Nelle ultime settimane mi sono presa un po' una pausa dai video più lunghi e mi sono concentrata di più sui video brevi. Infatti pubblicati parecchi e devo dire che stanno cominciando a dare una bella spinta al canale. Questi video brevi, insomma, mi stanno convincendo un po' di più ultimamente, anche perché ho trovato una cosa che mi piace fare, cioè rispondere alle domande. Quindi in ogni video breve, in ogni short, rispondo ad una domanda che trovo tra i commenti, per esempio. Meno male che ne avevo preregistrati parecchi, che avevo già messo in programmazione. Negli ultimi giorni ne ho registrati altri e sono sempre alla ricerca di domande a cui rispondere. Quindi se avete delle domande su un'espressione idiomatica, sull'uso di una parola, su un verbo o su un argomento di grammatica che però possa essere spiegato in massimo 3 minuti, mandatemi le vostre domande e scrivetele nei commenti qui sotto, perché così posso registrare più video brevi. E secondo me possono essere un buon complemento ai video più lunghi. Lo so che ho sempre detto che non mi piacciono i video brevi. È vero che preferisco i video lunghi ai video brevi, però ho trovato una modalità, scusate, questo è il fischio della lavastoviglie che ha finito il ciclo di lavaggio, e dicevo che ho trovato un buon compromesso, secondo me. Ho trovato una cosa che mi piace fare per i video brevi. Diciamo che all'inizio, quando YouTube ha lanciato la possibilità di pubblicare gli short, i video brevi, è stato un po' un trauma per noi che creiamo video lunghi, e anche per chi guarda YouTube, perché comunque è stata un po' un'invasione di campo, in un certo senso, no? È come se a un certo punto tutte le piattaforme volessero un po' imitare TikTok. Molti di noi l'hanno ritenuto non necessario. Il punto qual è? Il punto è che si può decidere di non pubblicare video brevi, oppure si può cercare di trovare un compromesso. E mi rendo conto che io all'inizio ero assolutamente contro i video brevi su YouTube. Mi ricordo che anche in altri vlog passati ho detto che no. Però poi, passato il momento iniziale, uno ci ragiona un attimo e prende in considerazione anche altri fattori. Se YouTube decide di introdurre questa possibilità, è ovvio che i canali che aderiscono a questa possibilità saranno in qualche modo agevolati, non so se sia la parola giusta, però è ovvio che se offri anche video brevi sul tuo canale, YouTube apprezza in qualche modo, perché stai utilizzando
uno strumento della piattaforma, no? Tutto questo discorso per dire che penso di aver trovato un compromesso. E come sempre fatemi sapere se anche voi avete cambiato idea oppure no. Prima della lunga pausa avevo registrato questi brevi filmati che ho deciso di includere qui. Si tratta di una breve passeggiata in centro e di una facilissima ricetta primaverile. Buonasera, buonasera perché per me è sera, sono le 7:30 di sera. In realtà adesso ho acceso la videocamera perché mi sto preparando la cena e sto facendo un contorno che mi piace molto in questo periodo perché sono di nuovo di stagione i carciofi e quindi adesso vi faccio vedere questa piccola ricetta che è facilissima perché non c'è niente da cuocere, è tutto a crudo. È un'insalata di carciofi crudi con scaglie di parmigiano reggiano, olio d'oliva e sale. C'è anche chi ci mette una spruzzata di limone, però in realtà io non lo metto il limone dopo perché ho già messo a bagno i carciofi puliti nell'acqua e limone, quindi un po' di sentore di limone rimane. Adesso vi faccio vedere. Allora, questo è un carciofo che ho diviso a metà e poi lì ci sono i gambi tagliati e ho messo a bagno con acqua e limone, ho spruzzato anche un po' di limone dentro e poi ho lasciato la fetta lì così. Adesso taglierò questo carciofo a fettine sottili sottili, poi lo condisco con scaglie di parmigiano reggiano, olio d'oliva e sale e viene veramente buonissima, viene un'insalatina veramente buonissima. Volevo approfittare di questo momento per ringraziarvi per tutti i messaggi di pronta guarigione che mi avete mandato, li ho apprezzati molto, quindi grazie mille. Il mese di marzo è stato un mese strano, molto strano perché appunto mi sono dovuta prendere questa pausa forzata. Tutto il mese è volato così, senza che me ne accorgessi e dovendo rinunciare anche a parecchie cose. Ho dovuto rinunciare ad un viaggio che mi ero regalata per il mio compleanno. Il mio compleanno è il 17 marzo e avevo organizzato tutto un viaggio a New York che però purtroppo non è andato a buon fine. Sono riuscita a farmi rimborsare i soldi dei biglietti aerei avendo sottoposto all'assicurazione tutti i documenti sanitari che comprovavano la broncopolmonite, diciamo, sono riuscita a farmi rimborsare i biglietti aerei. E niente, adesso diciamo la cosa che mi rincuora è che sta arrivando la bella stagione, le giornate si sono allungate e quindi questo dà un po' quella sensazione di possibilità, perché durante la giornata si ha più luce, quindi si ha quella sensazione di avere più tempo, no? Per fare cose. Quindi vediamo. Non vedo l'ora di fare vlog primaverili con tutte le attività della primavera a Roma, quindi quelli seguiranno nel corso delle settimane e niente, questo per il momento è tutto da parte mia. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo vlog e fatemi sapere nei commenti qui sotto che cosa avete fatto nelle ultime settimane. Raccontatemi un po', visto che non ci siamo visti tanto questo mese, raccontatemi nei commenti che cosa avete fatto. Vi do appuntamento al prossimo vlog e ci vediamo presto. Ciao!